Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda metà di maggio 2024. Abbiamo la carta degli amanti, amici dei gemelli. Devo dire che è un periodo che fa riferimento all'amore. Con la carta degli amanti può essere amore verso un partner, amore verso se stessi o amore in generale. È anche una carta che parla di scelte per amor proprio e quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, vi ricordo che una stesa generale può riguardare la famiglia, il lavoro, la crescita spirituale, qualsiasi cosa. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante, come si sviluppa l'energia e poi andrò a fare degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Per quello che riguarda nello specifico i single, le coppie, il lavoro piuttosto che la finanza, ho già pubblicato gli oroscopi per maggio e li trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Allora ragazzi, partiamo da un fante di bastoni, un 10 di bastoni, un 4 di bastoni, un asso di spade, uh, direi di no, la luna, asso di coppe, e cavaliere di spade. Allora ragazzi, qui potrebbe riguardare effettivamente una situazione affettiva, considerato che abbiamo anche gli amanti come carta iniziale, o potrebbe anche riguardare un affetto verso un figlio. Ognuno di voi la prenda come vibra. Allora, qui ho l'idea che ci sia un tema, una situazione da lasciarsi alle spalle. Ma con questo asso c'è come qualche, diciamo, ostacolo di comunicazione. Andiamo a vedere carta per carta, così riesco a darvi sfumature più precise. Torre. Ma sì, infatti qui ho proprio l'idea che con questo fante di bastoni ci sia qualcuno intorno a voi o ci sia stato che, esatto, tende a essere un pochettino egoista, mi verrebbe da dire. Può essere che si sia interrotto qualche cosa, ragazzi, con questa torre, che ci sia stato come una sorta di allontanamento, di rottura anche per qualcuno, o se non è stata una rottura è semplicemente una delusione che è accaduta. C'è un'energia parecchio stagnante intorno a questa persona. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Mondo e cavaliere di denari. Allora, sento che da un lato c'è la voglia di costruire qualcosa di concreto. Non so se è proprio con quella persona lì o in generale nella vostra vita. Se fosse un figlio, questo fante potrebbe avervi deluso
e devo dire che con questo 10 di bastoni ho come la sensazione che vi prendiate responsabilità che invece non sono vostre. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Mm. Allora, io ho la sensazione che qui, da un lato, abbiate bisogno della certezza, di qualche tipo di sicurezza, perché qui sono crollate le sicurezze. Però dall'altro lato, queste sicurezze o siete voi che pensate che avendo quel determinato contratto, andando a convivere insieme, piuttosto che quell'ufficializzazione, diventerete sicuri, cioè nel senso come è solo una vostra convinzione, in realtà poi non vi darebbe quella sicurezza, oppure lo stesso contratto o regolarizzazione o stabilità ehm, che mi viene da dire sentite un po' mancare, potrebbe poi a un certo punto condizionarvi. Datemi una carta per il diavolo. Allora, per qualcuno c'è di mezzo il lavoro, potrebbe essere una situazione lavorativa. Se dovete intraprendere un qualche tipo di attività lavorativa o finanziaria con questo fante di bastoni, sia che rappresenti il figlio, sia che rappresenti un fratello, quello che per voi rappresenta, fate attenzione ragazzi perché potreste incastrarvi. Andiamo a vedere l'asso di spade perché c'è proprio da mettere le cose in chiaro, qui da parlare chiaro, pane pane, vino al vino, pochi giri di parole e andiamo dritti al sodo. Diciamo che prima forse è meglio se infatti abbiamo un rotto di coppe e un giudizio. Sarebbe meglio se prima faceste una sorta di autoanalisi, di introspezione, se cercaste di capire che cos'è più in linea con voi, perché è come se in questo momento non riusciste ad avere una visione di insieme della cosa. È come se doveste vedere le cose da un punto di vista più ampio e rimettere in ordine i pensieri. Andiamo a vedere la luna. Scusate. Allora, la luna è spiegata da un fante di pentacoli e da un 9 di pentacoli. È come se ci fosse una sorta di paura di non essere all'altezza nell'affrontare qualche cosa da soli. Probabilmente per quello che avete bisogno di sicurezze. Però alla fine, come vi dicevo, che sia un contratto, che sia una convivenza, che sia un qualche tipo di ufficializzazione, e tutta questa sicurezza poi alla fine non ve la dà. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo un 2 di pentacoli e una regina di coppe. Allora, quello che vi posso dire io è che non sento che ci siano degli ottimi presupposti per far partire questa situazione, progetto o relazione. Se è qualcosa che parte, se è qualcosa che sta andando avanti e dovrebbe andare al passo successivo, la stessa cosa. Perché qui, ragazzi, l'altra persona non c'è fondamentalmente. E se anche ci fosse quella, ok, parliamo di andare a convivere piuttosto che parliamo di come poter fare certe cose, il parlare sì, aiuta perché vi fa capire come l'altra persona pensa, però poi alla fine è importante quello che la persona fa. E qui, con questo asso di coppa al contrario, io sento che questa relazione, questo progetto, quest'idea fa proprio fatica a partire, ragazzi. Abbiamo anche un 2 di pentacoli, ci sono parecchi alti e bassi.
e c'è una delle due persone o comunque c'è una sorta di dipendenza in questa situazione. Può essere una dipendenza finanziaria, una dipendenza lavorativa, una dipendenza, appunto, se per esempio fosse una questione con un figlio, può essere che il figlio non sia sufficientemente indipendente da poter poi portare avanti lui le cose o da poter collaborare in modo maturo. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. 10 di spade, mago e 9 di bastoni. Ragazzi, io ho l'idea che alla fine di questo periodo le cose magari partono in sordina e sembrano muoversi a metà periodo, ma sembrano solo, perché poi in realtà si ritorna come prima. Non sento che sia un periodo evolutivo, né per né per un progetto né per una relazione a livello di questa cosa qui, però sì che voi avrete modo di fare una sorta di introspezione, avete sia la luna che l'otto di coppe, e vi dirò che alla fine qualcuno si arrenderà, cioè per la serie basta, non ne posso più. Mm. Questa io credo che sia qui come invito a guardare per voi stessi. Adesso dipende dall'età che avete, però questo fante di bastoni, se siete giovani, giovani intendo perché tutti siamo giovani, questo che sia chiaro, ehm, diciamo dai 30 in giù, 25-30 in giù, può rappresentare l'età del fante. Quindi potreste anche essere voi che in qualche modo date troppo fuori per avere come delle garanzie, delle sicurezze di stabilità, però poi alla fine non è questo fare, questo dare che vi dà la sicurezza della stabilità. Anzi, qua è come se ci fosse una sorta di dipendenza materiale, perché qui abbiamo sia l'otto di pentacoli che il 9 di pentacoli, o una dipendenza temporale, cioè gestite il vostro tempo in base a quando può l'altra persona, caratteriale potrebbe essere la dipendenza. So che a un certo punto getterete la spugna, io ho proprio questa sensazione. Anche perché ho l'idea che l'altra persona se ne andrà. Lascerà, insomma, vi lascerà un po' così a bocca asciutta. Sia che sia un progetto lavorativo, magari il fatto che cioè questa persona, diciamo, sparisca o prenda tempo o abbia altro da fare. Non sto dicendo che poi non torni, ok? Diciamo che questo è l'andamento con cui finisce la lettura di questo periodo. Potreste anche essere voi a scappare, perché giustamente quando uno non ce la fa più, non ce la fa più e si toglie dalle situazioni. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Divertimento è un fante di bastoni. Il maestro e pigrizia. Mm. Sento come se aveste bisogno di ricollegarvi con la vostra essenza. Perché qui o avete bisogno di prendere la vita più sotto, come si dice, con filosofia, prendere la vita ridendo, perché questo è un matto, è un nuovo inizio, è l'energia della propria essenza. Però avete anche questa carta che è un 9 di coppe, che in realtà è una carta di grande abbondanza nei tarocchi tradizionali. Io credo che qui si tratti di nutrire se stessi con il divertimento, con quello che vi rende stabili e sicuri,
mi viene da dire di nutrire e anche un po' guarire il vostro bambino interiore, ragazzi. Andiamo a vedere una carta dei semistellari. Forza. Sei stato guidato dal cosmo. Rimani forte. Un risultato positivo è assicurato. Wow! Che bel messaggio di speranza. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura, insomma, vi sia stata di ispirazione, vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basterà abbonarvi al canale. Se volete dare un'occhiata ai titoli, i titoli dei video si vedono, sono visibili. Potete andare a controllarli nelle playlist dedicate agli abbonati, che sono quelle che hanno le copertine lilla. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!